Immaginate di essere con il vostro gruppo di amici e decidere di fare un viaggio diverso dal solito. Un viaggio calcistico. Le mete più blasonate e più immediate che probabilmente vi verranno in mente potrebbero essere Londra, Manchester, Barcellona. Ma oggi non andremo in nessuna di queste, se non di passaggio. Oggi infatti vi porto a Nottingham, in quella che è stata la mia esperienza tra i pub più antichi d'Inghilterra, match day e società che hanno influenzato anche il nostro calcio, in un itinerario facilmente replicabile anche per un vostro futuro viaggio. Spettacolo, spettacolo. Mi hanno regalato il pallone. Prima di arrivare a Nottingham e vedere i motivi per cui avrebbe senso intraprendere un'esperienza in questa città, è giusto menzionarvi che non è la più comoda da raggiungere. Manchester e Birmingham sono gli aeroporti più vicini, circa un'ora e mezza di treno, ma nel nostro caso abbiamo volato su Londra e preso un van. Parlo al plurale perché anche in questo caso e in questa nuova avventura in UK mi sono infiltrato in uno dei viaggi di calcio inglese. Ormai è quasi il 10° e mi sono affidato anche in questo caso per raccontarvi questa nuova città ad Andrea. Ormai faccia nota di questo canale. From the Canal, con questo ponte alle nostre spalle, si apre la nostra giornata calcistica a Nottingham. E voi direte, ma scusa, tra tante città in cui potevi andare per fare un video sul calcio inglese, perché proprio Nottingham? Beh, vi do 4 motivi. È una città che ha grandissimi collegamenti con l'Italia dal punto di vista calcistico, soprattutto con Juve e Milan. La seconda è che ha 2 squadre con 2 stadi molto vicini, un po' come Liverpool. Ha i pub più antichi d'Inghilterra. È una città studentesca che costa poco ed è famosa per il clubbing, quindi per le discoteche, quindi per chi vuole fare ancora un po' di baldoria è il posto giusto. Oltre a questi 4 punti, Nottingham è famosa ovviamente anche per altri motivi, magari meno di interesse calcistico, ma che ritroveremo comunque lungo il nostro percorso. Peculiarità di questa città sono infatti il suo castello, la leggenda di Robin Hood e il complesso di grotte artificiali scavate nella roccia usate fin dall'epoca medievale. Tutte queste 3 cose sono possibili da visitare nel giro di pochissimi metri dal primo pub che visiteremo per aprire il match day. Nottingham è una città costruita su caverne, cioè il sottosuolo qua, un po' come anche a Roma, e quindi tante volte per valutare quanto è vecchio un pub si vanno ad analizzare quelle che sono le grotte sottostanti al pub. Questo è uno dei pub più antichi perché di fatto è stato costruito nel 1240. La sua particolarità, si possono visitare le caverne sottostanti, questo è quello che le ha più estese e soprattutto ha la nomea di essere più infestato a livello di appunto fantasmi che hanno infestato questo pub. Sapete qual è la cosa incredibile? Che nonostante stiamo andando nei pub più antichi d'Inghilterra possiamo pagare serenamente con lo sponsor di oggi, nonché la mia banca da oltre 5 anni, ovvero Revolut. E da vecchio utilizzatore non posso che consigliarti di scaricare subito l'applicazione, stai letteralmente 5 minuti e trovare tra l'altro un bonus di benvenuto di 20 euro, così senza saper né leggere né scrivere. Banca digitale utilizzata da oltre 35 milioni di persone, Revolut non è utile solo per mandare i soldi del calcetto agli amici, cosa che io ho fatto tantissime volte, ma anche per tantissime altre funzionalità. Tramite l'applicazione infatti potrete controllare tutte le spese, entrate, uscite, avere un bilancio del fine mese, potete anche, funzione che io utilizzo tantissimo, tenere traccia degli abbonamenti e anche eventualmente bloccarli se non siete più interessati a continuare quel piano. Ma oltre all'applicazione, quello che mi ha fatto scegliere Revolut così tanto tempo fa è la versatilità del suo utilizzo all'estero, perché anche in un paese come l'Inghilterra possiamo usare la nostra carta con tassi di cambio competitivi e la possibilità di fare prelievi gratuiti nel limite del piano che avete scelto. Quindi, da vecchio utilizzatore non posso che rinnovarvi il consiglio di scaricare l'applicazione, che è gratuita, e in 5 minuti crearvi un account che vi permetterà di ottenere il bonus di benvenuto di 20 euro. Quindi grazie Revolut per aver sponsorizzato questo video. E questo pub devastante, tra l'altro molto economico, prezzi quasi friulani, mi viene da dire. Come potete vedere dalla mappa, gran parte del tour pre-stadio si sviluppa in una zona molto circoscritta della città. Infatti vi basterà camminare una manciata di minuti per arrivare nel secondo pub. Una vera chicca perché nel giro di 200 anni passa dall'essere un teatro musicale a luogo di incontro per criminali, perde la licenza come teatro per vendita di cibo eccetera, viene chiuso, diventa un magazzino, poi viene riacquistato e diventa una trattoria italiana, poi viene acquistato da un'associazione di cristiani che offrono supporto ai più poveri della città di Nottingham e infine viene ricomprato e trasformato nel pub che andiamo a vedere adesso. Quindi ha una storia non lunghissima come altri, ma interessante perché cambia identità molto rapidamente e per contesti completamente diversi.
Mamma mia, possiamo dirlo, devastante. Andiamo anche al piano di sopra, vediamo com'è. Alessandria, tanta roba. Nonostante la location incredibile, i prezzi rimangono contenuti. 5 pound per una pinta, 2,5 per una mezza pinta. Prezzi onesti che vedremo praticamente in tutte le tappe successive. E a proposito di tappe successive, a circa 3 ore dall'inizio della partita arriviamo nel terzo e ultimo pub che vedremo nel centro città, prima del match. Anche in questo caso, a 2 passi dalla tappa precedente, è attaccata alla Old Market Square, una delle 5 peculiarità di Nottingham secondo ChatGPT. Oh, ma io pensavo che Nottingham fosse una città industriale, facesse schifo, invece è molto carina, direi più bella di Manchester. Costruito nel 1420 come sorta di refettorio per i monaci. Qui vicino c'erano 2 monasteri abbastanza grossi e importanti, però poi con l'abolizione di fatto dei monasteri da parte del re Enrico VIII a metà 500 circa, divenne quello che è adesso un pub con stanze, era quindi un inn. E la particolarità è che, a differenza di tanti altri, non ha cambiato la sua anima, cioè nel senso è rimasto sempre un pub di fatto da almeno 500 anni. Bell perché qui davanti c'era una campana che veniva suonata per attività religiose, quindi richiamava di fatto i devoti, oltre alla connessione iniziale che ho detto sui monaci. Tempo di una birra qua, evidentemente deve aver diluviato. Tipo del posto ci ha detto: Nottingham ha 4 stagioni in un giorno. Piove, c'è il sole, torna la pioggia, c'è di nuovo il sole. Speriamo di non prenderla mentre camminiamo. La statua dell'Allegri inglese. Dopo il terzo pub, 25 minuti a piedi e andiamo nei pub in cui sono frequentati anche dai tifosi, più prettamente calcistici pre-match, anche perché mancano tipo 2-3 ore alla partita. A letteralmente 50 metri dalla piazza principale troverete la statua di Brian Clough, una delle figure più iconiche nella storia del calcio inglese, soprattutto per i suoi successi in questa città. Infatti, nel gennaio del 1975 Brian Clough arrivò al Nottingham Forest, che all'epoca era una squadra di seconda divisione senza particolari successi alle spalle. Nel giro di 2 anni Clough portò il Nottingham Forest in First Division, l'attuale Premier League, e nella stagione del 1977-78, al loro primo anno in massima serie, vinsero il campionato inglese. Piuttosto pazzesca come cosa, perché è un po' come se il Como vincesse la Serie A da neopromossa quest'anno, ma forse ancora più pazzesco sarebbe immaginare il Como vincere la Serie A e successivamente vincere la Champions League. Beh, è proprio quello che fece Clough col suo Forest, che nel 79 vinse la Coppa dei Campioni. E cosa ancora più senza senso, si ripeterono l'anno dopo. Questa è probabilmente una delle storie calcistiche più clamorose del calcio europeo, ma che magari avremo modo di raccontare più approfonditamente in un altro video, perché il match day che sta per entrare nel vivo in questo momento è quello dell'altra squadra di Nottingham, il Notts County, la squadra professionistica più antica d'Inghilterra, che probabilmente i tifosi della Juventus già conoscono, ma ci arriveremo più tardi. Con il murales di Brian Clough alle spalle abbiamo il pub, uno dei pub in cui vanno molti tifosi del Notts County. E mo vi porto con me. Com'è? Spettacolo. Se non avete voglia di farvi il giro in città che vi ho mostrato precedentemente e andare diretti tra i tifosi, il Trent Navigation Inn è uno dei posti migliori. Letteralmente a 2 passi dallo stadio del Notts County. È stata la nostra e probabilmente anche di tanti altri ultima tappa prima della partita. Devastante. I vecchietti lì con la pinta, la maglietta, si sente il match day e io sento la sete, birretta. E comunque non ci dimentichiamo che questa è la società calcistica professionistica più vecchia d'Inghilterra, quindi ci sta che ci sia una struttura, comunque dei posti di ritrovo che spacchino. Comunque sai che io vengo su in Inghilterra senza aspettative lato tifo e penso che i 90 minuti siano più belli in Italia. Sì. Però è pre-partita qua sono tanta roba. In Italia sono più belli, dipende anche dove. Vero? Qui è più bello l'evento. Cioè, beh, più in Italia vai allo stadio, torni a casa, qui è un po' più generico, sia parecchio il posto.
Ovviamente ognuno vive il giorno della partita a modo suo, ma in Inghilterra vale più il concetto del match day in senso letterale. La partita non si vive solo un'ora prima del fischio d'inizio, come generalmente molti fanno in Italia, ma parte dalla mattina, magari appunto con un pub tour come abbiamo fatto noi, e con posti di ritrovo storici che ogni tifoso e i suoi amici hanno, partendo da molte ore prima della partita e anche nel posto. In sostanza in UK i 90 minuti hanno un ruolo un po' meno centrale rispetto all'Italia. E a proposito del nostro paese, il Notts County quest'anno ha dedicato la seconda maglia all'Italia per ovviamente le connessioni che ha l'Italia, visto che ha dato i colori alla Juventus, che è una delle squadre più importanti in Italia e nel mondo. Quindi per legare la connessione tra il club e l'Italia quest'anno ha dedicato proprio la seconda maglia interamente all'Italia, colorandola di azzurro. Sono un grandissimo narratore, grazie. Ah, comunque non so se abbiamo detto che è League C questa, è Serie C. Equivalente Serie D, vecchia C2. Metti qua. Sì, tipo scudetto. Sulla manica. Ci siamo. We are going in. Let's go. Piccolo dettaglio, grazie ad Andrea, calcio inglese e al club italiano del Notts County siamo riusciti a fare il walk-in pre-partita. Il tipo mi ha detto chiede i giocatori per la maglia. Sì, si può chiedere la maglia, dici? Ma noi li becchiamo. Vabbè, andiamo a prendere un miglior giocatore. Porco! Porco due. Oh, siamo entrati tutta la gente che applaudiva. Forti. Non si può fare uno step on the pitch, ma lo facciamo. Sono tutti per te. In verità non stavano applaudendo noi, ma i giocatori che erano appena entrati alle nostre spalle, ma per un attimo è stato bello crederci. Oh, spettacolo comunque. Spettacolo. Posso dire, ma che spettacolo di stadio, strall'inglese, ma per una League 2 che sarebbe una Lega Pro sarebbe probabilmente lo stadio più bello che ci sarebbe in Italia, a parte il Nereo Rocco. Nereo Rocco tanta roba, anche quello di Cesena, dai. Qual è il collegamento del Notts County con l'Italia? Beh, abbastanza semplice, lo vedi dai colori sociali. Quando la Juventus a inizio Novecento volle dare una rinfrescata alle proprie divise, che inizialmente erano rosa, un po' sbiadite, di fatto si propose uno dei member della società, che era di Nottingham, farsi mandare da Nottingham alcuni kit. Gli furono inviati appunto i kit del Notts County, da lì in poi la Juve adottò i colori bianconeri. Non a caso la Juventus, quando poi ha inaugurato lo Juventus Stadium, ha giocato un amichevole contro il Notts County. E invece per quanto riguarda il Nottingham Forest mi dicevi che il fondatore del Milan è di Nottingham, la casa è qui vicino. Rosso è invece il colore del Nottingham Forest, in onore diciamo di Garibaldi. Era una figura molto stimata soprattutto all'estero, soprattutto in Inghilterra. Il suo spirito combattente e il rosso delle camicie rosse che guidava furono il motivo per cui il Nottingham Forest colorò di rosso. Non a caso uno dei gruppi all'interno dello stadio si chiama da qualche anno Forza Garibaldi. Andiamo a vedere com'è la zona bar, questo stadiello. Cosa? Birretta 4,70 pound. Ma va, no, lascia! Tra l'altro pagamenti solo in carta, quindi potete pagare solo con Revolut. A proposito, piccolo reminder, con il link in descrizione, se scaricate l'applicazione di Revolut avrete il codice di benvenuto di 20 euro con cui potete offrirla a voi la birretta. Che sta per iniziare, andiamo in alto a vedere com'è il clima, perché ho visto che c'è gente in piedi. Samba, cuffie company, sciarpe e cappellini Barberi. Nella parte più alta della stand, piccolo gruppo di tifosi in perfetto stile casual, che per essere in Inghilterra ha tenuto una buona atmosfera per tutti i 90 minuti, molto meglio di Craven Cottage che abbiamo visto nel video precedente.
da sopra, gol. Praticamente 10.000 tifosi, contesto e livello del calcio che rischierebbero di mettere in imbarazzo gran parte delle partite della nostra quarta divisione e non solo, atmosfera decente considerando che anche a sto giro siamo riusciti a far perdere la squadra di casa, quindi il mood era un po' quel che era. Ma molte delle sorprese sarebbero state nel fine partita. Finita. Potevamo portare meglio comunque, potevamo portare meglio. Ma penso che sia l'Inghilterra in questo momento, perché siamo venuti a vedere 4 partite, hanno perso tutti. Ah no, la squadra di ottava divisione ha vinto 2-0. Comunque è bella l'erba, minchia. Fitta. Ora andiamo a premiare l'MVP. Sarebbe stato meglio premiare qualcuno che ha vinto, ma premiamo l'MVP della squadra di casa, quindi sarà sicuramente buon umore. Qualcuno che ce la fa però, zio porco. Thank you. E chi è? Non è lui che ce li sta dando? Sì. Ah sì? Come no? Ero andato un attimo e mi ero perso. Del Piero della Juve. Sì, esatto. 147 gol. 147 gol. Quindi abbiamo la cartolina firmata da lui. Bellino, tanta roba. La squadra. Ed è lui. È lui. Oh, li organizzi bene le robe, zio Canta. O si fanno bene o non si fanno. You like the ball? Eh? You like the ball? Thank you. No, vabbè, ma no. Mi hanno regalato il pallone, non ci credo. Come cazzo lo porto a casa che non c'ho spazio nella valigia, non lo so. Con pure il pallone della partita si può quasi concludere questo viaggio calcistico a Nottingham. Vi segnalo però 2 pub bonus per il post partita. Il primo proprio sul fiume che divide i 2 stadi, molto carino dal punto di vista estetico, e l'ultimo per chiudere col botto. Andiamo a chiudere il tutto nel pub più antico d'Inghilterra. Che chicca questa. Siamo nel pub più antico d'Inghilterra. Una parte ovviamente è costruita esterna, mentre una buona parte, come si può vedere da qui e poi dalle altre riprese che il buon Pietro farà, è incavata nella roccia che di fatto sostiene poi quello che è il castello di Nottingham. Tipo un privé all'interno di una roccia. Ti puoi prenotare tutto sto posto. C'è il bancone all'interno. Ti spinano, guarda. Spettacolo. Ovviamente è molto ambito, è un punto di riferimento anche per gente che viene solo per questo a Nottingham di fatto. E quanto prima bisogna prenotare qua? È ovvio che se vieni da solo in 2 forse riesci a trovare posto. Gruppi come il nostro ovviamente un mese e mezzo prima era quasi un problema, ho dovuto contrattare un pochino. Quindi sì, è una sorta di pellegrinaggio che in tanti fanno perché è un riferimento da quel punto di vista lì. Prezzi? Normalissimo. Sì. Chiude così il nostro match day a Nottingham, grazie a Calcio Inglese e Andrea che hanno organizzato un altro grande viaggio, anche con una partita in un campo dilettantistico nei dintorni della città, davvero tanta roba. Vedetemi che è come un campo di Serie A. Che ovviamente abbiamo vinto. Sperando possa essere stato utile e di ispirazione per un vostro viaggio futuro, ci vediamo al prossimo video.